Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Anche oggi andiamo a riepilogare e commentare le ultime in casa Inter e ci sono davvero tantissimi temi, a partire dalle ultime sulla trattativa per Calaili, l'alternativa Doué spuntata praticamente nella giornata di ieri, il nome di Cialobà, l'idea Lucumi, ma anche temi extracampo tra un bilancio, una previsione di bilancio fatta da calcio e finanza e ancora una volta torna di attualità il caso arbitri. Andiamo con ordine, naturalmente io come al solito vi ricordo quei pochi, semplicissimi, banali click che però sono importantissimi per il canale, come il like e l'iscrizione. Iniziamo dal Corriere dello Sport che titola Calaili in salita. L'Inter arriva a 23 ma incassa un no, idea 2 senior. Recapitata una nuova offerta all'Union Saint-Gilloise senza successo, i nerazzurri iniziano a essere irritati. Leggiamo poi invece su Tutto Sport, Calaili, nuovo rilancio ma all'Union Saint-Gilloise non basta. Offerti 23 milioni più bonus, i belgi ne vogliono 30, l'alternativa all'israeliano è Guela Doué. Sullo stesso tema scrive naturalmente anche la Gazzetta dello Sport, avanti tutta per Calaili, patto col Como per Cialobà. Su Cialobà ci arriviamo tra un attimo, in realtà ne avevamo già parlato anche ieri, partiamo da Calaili. L'Inter ha avanzato una nuova offerta all'Union Saint-Gilloise, 23 milioni più bonus, offerta che non è stata ritenuta ancora sufficiente. In realtà però, a dispetto di quanto scrive il Corriere dello Sport che parla di nerazzurri indispettiti, ecco le trattative proseguirebbero e ci sarebbe anche una certa tranquillità, è ciò che viene riportato da altre fonti. Per esempio il giornalista Fabrizio Romano ha riportato che entro il fine settimana ci sarà anche un confronto faccia a faccia tra le due dirigenze. Insomma, tutti cercano la chiusura positiva dell'affare e la sensazione è che ancora oggi ci sia un clima di serenità, ecco, intorno a questa trattativa e che ci sia pienamente la possibilità di portare Calaili a Milano, se non entro lunedì, quando sarà presentata la nuova stagione, almeno per l'inizio del ritiro il 16 luglio. Quindi insomma ad oggi non risulterebbero altre trattative in essere da parte dell'Inter, è stato però accostato il nome di Guela Doué. In realtà ci sono delle perplessità, nel senso che ieri si è parlato dell'alternativa Doué per un costo di 20 milioni. Partiamo dal costo che non è realistico, questi 20 milioni, perché lo scorso anno a Doué si era avvicinato il Milan e lo Strasburgo faceva una valutazione tra i 30 e i 35 milioni. Difficile che dopo un anno decisamente positivo di Doué lo Strasburgo abbassi così tanto la valutazione e quindi presumibilmente sarebbe un piano C più costoso del piano B, perché penso che almeno dovrebbero investire intorno ai 35 milioni. Perché potrebbero decidere di fare questo investimento? Perché magari abbiamo visto H3 non va a valutare soltanto l'aspetto economico, ma va a valutare anche i rischi e magari su Guela Doué avrebbero valutato rischi inferiori rispetto a Calaili. È un'ipotesi, non credo però che sia qualcosa di vicino a ciò che sta accadendo, anche perché, ecco come detto, diverse fonti parlano di un Inter che non ha aperto nessuna trattativa e nessun contatto con lo Strasburgo per Guela Doué, soltanto un nome accostato alla nostra società. Dal punto di vista invece delle caratteristiche, diciamo che Doué sarebbe sicuramente un'alternativa più che valida, molto diversa da Calaili, perché mentre Calaili è un calciatore che nasce da esterno d'attacco e quindi porta imprevedibilità, dribbling, spinta offensiva, Doué sarebbe la scelta un po' più equilibrata, perché chiaramente è un esterno della difesa a 4, quindi darebbe più sicurezza in fase difensiva, seppur sotto questo aspetto dovrebbe comunque migliorare la parte relativa all'irruenza, perché a volte è molto irruento nei contrasti ed è un qualcosa che nel campionato italiano poi si rischia di pagare, gli arbitri fischiano molto più facilmente, e è un calciatore che ha gamba, che può giocare tranquillamente a tutta fascia, ha una buona tecnica, non è un driblomane come possiamo definire Calaili, darebbe più equilibrio dal punto di vista tattico e avrebbe comunque anche quella capacità di inserimento, quindi insomma da quinto sarebbe comunque un calciatore con caratteristiche secondo me adatte e forse avrebbe bisogno di meno adattamento alla fase di non possesso di quello che avrà bisogno Calaili, è però un calciatore, come detto, molto diverso, quindi in primis dipende quali caratteristiche cercano e io penso che l'Inter cerchi più le caratteristiche di Calaili e poi, come detto, è un calciatore che costa più dell'israeliano, quindi non credo che sia un qualcosa che l'Inter stia cercando di fare.
Andiamo invece agli altri temi e leggiamo: il Como lascia via libera ai nerazzurri per Cialobà. E quanto avevamo detto anche ieri, c'è stata una telefonata tra Suarso, il presidente del Como, e Marotta, in cui il Como ha riferito che non intende partecipare ad aste per Cialobà, lascia l'obiettivo all'Inter, potrebbe tornare alla carica soltanto nel momento in cui l'Inter dovesse defilarsi. Ci sono però delle alternative a Cialobà. La Gazzetta dello Sport ipotizza Alaba, che in realtà era stato proposto all'Inter, ma altre fonti hanno riportato nei giorni scorsi che il nome non interessa alla società nerazzurra. E c'è poi un altro nome ed è quello di Lucumi. Su Tuttosport leggiamo i soliti dispetti Lucumi Juve Inter. Carnevali valuta pure Solé abbandonato dai nerazzurri, manovre di disturbo e altri obiettivi più concreti. La di Bianconero e Marotta per la prima volta contro. Ecco, il nome di Lucumi è stato accostato ieri alla nostra Inter. Dal punto di vista economico sarebbe un affare che rientrerebbe nei parametri dell'Inter, nei parametri di OH3, perché ha una clausola rescissoria di 28 milioni, il Bologna potrebbe accettare anche qualcosina in meno, quindi magari tra i 23 e i 25 milioni si potrebbe chiudere l'affare. Però Lucumi è quello che serve all'Inter? Ecco, questo è un bel punto di domanda, perché sarebbe più un'alternativa, non lo vedo assolutamente da centrale della difesa 3, perché è un calciatore tecnicamente valido, ma molto irruento, molto aggressivo, tante volte ha difficoltà a controllare questa irruenza e non ha grandi letture difensive, quindi chiaro che è un profilo che poco si adatta ad essere il centrale della difesa 3. Poi magari può essere un'alternativa, perché essendo di piede sinistro può essere anche l'alternativa a Bastoni, e su questo non ci sono dubbi, però insomma se devo andare ad investire 25 milioni in una difesa che in questo momento per caratteristiche, quindi non parlo di titolari, ma per caratteristiche non ha un vero centrale della retroguardia a 3, io personalmente punterei più magari ad un calciatore che abbia più leadership, più letture difensive, magari anche un pizzico meno di irruenza, però ecco che possa guidare la linea difensiva. Non vedo in Lucumi quel tipo di calciatore. Poi ribadisco, come alternativa magari potrebbe essere anche valida, perché chiaramente può adattarsi al centro, ribadisco è un adattato, può essere il vice Bastoni, Carlos Augusto diventerebbe automaticamente il vice Di Marco, stabilmente il vice Di Marco, però insomma io punterei più su altri profili e in realtà non so neanche quanto sia vero questo interesse per Lucumi, perché penso che ad oggi l'Inter sia concentrata su Calaili. Soltanto dopo aver preso l'esterno l'Inter si concentrerà secondo me sui difensori. Andiamo avanti anche con gli altri articoli di giornata e leggiamo sulla Gazzetta dello Sport: Chivu vota Stankovic, giù le mani da Alec, l'Inter vuole tenere il figlio di Dejan. L'allenatore ha già lavorato col giovane centrocampista nella primavera e ora punta a farlo diventare un protagonista. Ecco, questa è sicuramente un'ottima notizia, visto che fino a qualche giorno fa, qualche settimana fa, si parlava di un Inter che poteva valutare una plusvalenza per Stankovic. Adesso c'è un articolo completamente opposto. Ecco, Stankovic, anche dal mio punto di vista, rimarrà all'Inter, sia perché in primis Chivu lo conosce bene. È un calciatore che ha un peso a bilancio limitato, perché non parliamo ovviamente di un grandissimo peso a bilancio, costo del cartellino 13 milioni, perché è stato messo a bilancio soltanto la differenza tra la cessione dello scorso anno e la recompra. Ha un ingaggio comunque limitato, non ha un ingaggio insomma elevatissimo, ed è un calciatore che ha ampi margini di miglioramento. Tra l'altro è un centrocampista che può agire da mezzala, può essere il regista. Quest'anno possiamo dire un po' di apprendistato accanto a Çalhanoğlu può aiutarlo ad essere anche il regista del futuro eventualmente, e soprattutto in un Inter in cui si vanno a valutare sempre i rischi di ogni operazione e il costo a bilancio annuale. Io dubito che poi si possa cedere Stankovic per andarlo a rimpiazzare con chi? Anche cedere Stankovic a 40 milioni non dà automaticamente la possibilità di prendere Jones a 40 milioni, perché poi avrebbe una cifra di ammortamento diversa, un ingaggio più alto, un costo maggiore e magari un rischio che OH3 non vuole assumersi dal punto di vista finanziario, intendo, non dal punto di vista tecnico. Quindi sono tutte situazioni che spingono verso la permanenza di Stankovic e, come ho detto più volte, evito una plusvalenza quest'anno, ma evito anche un investimento importante il prossimo anno, investimento che spesso non coincide con le idee della proprietà. Andiamo avanti anche con gli altri temi, con gli altri articoli, e leggiamo invece sul Corriere dello Sport altro bilancio in attivo, il secondo di fila.
Ecco, praticamente c'è una previsione di bilancio, non è stato ancora ufficializzato il bilancio annuale dell'Inter, il bilancio che è chiuso al 30 giugno 2026, però ci sono delle previsioni, sono state fatte anche da Calcio e Finanza, andremo a vedere nella tabella e cerchiamo di capire anche il perché OH3 ci tiene tanto a non aumentare i costi della rosa. Ecco, andiamo a prendere proprio le tabelle di Calcio e Finanza. Questi sono i ricavi dell'Inter confrontati con l'anno precedente e vediamo i ricavi da gara sono più bassi, ricavi commerciali sono aumentati e questo già è un altro tassello, è un qualcosa che OH3 ha sempre ricercato, quello l'aumento dei ricavi, e in questo caso troviamo ecco quasi 12 milioni in più, 11 milioni 7 in più circa, e questo potrebbe essere probabilmente anche il frutto dei percorsi fatti in Champions, anche il frutto della finale di Champions, che ha dato un grandissimo ritorno di immagine all'Inter stessa. Ecco, quando qualcuno magari dice ma Inzaghi è arrivato in finale ma poi non ha vinto nulla lo scorso anno, meglio uscire agli ottavi e vincere lo scudetto. Questa è la dimostrazione, assolutamente. Il percorso in Champions poi porta tanti benefici, tra cui quelli economici, quelli di immagine, sia immagine che poi può essere tradotta in maggiori ricavi, sia poi tradotta in un appeal migliore per quanto riguarda ecco, quando ci si accosta a determinati calciatori, come potrebbe essere stato lo scorso anno per Akanji. Ricavi da diritti audiovisivi molto più bassi, e qui pesa tantissimo il percorso diverso in Champions tra la finale dello scorso anno e il playoff della stagione 25-26, insomma l'Inter ha perso tantissimo. Ricavi da gestione calciatori, si parla delle plusvalenze e sono stati più alti di quasi 10 milioni, altri ricavi, anche questi, sono aumentati. E passiamo poi invece alla scheda coi costi, perché anche qui ci sono tanti costi che sono minori. Se partiamo già dai costi del personale, per esempio anche l'ingaggio di Kivu è più basso rispetto a quello che era di Inzaghi, costi per prestazioni di servizi, acquisti materie prime su per giù è simile, costi per godimento beni terzi, altri costi di gestione. Ricordiamo, tra i costi va incluso anche i mancati spostamenti paradossalmente del mondiale per club, che comunque erano un costo sulla gestione dell'Inter. E quindi ecco, vediamo che anche qui sono costi in diminuzione. Praticamente i costi operativi sono stati abbassati di circa 20 milioni. Poi ci sono gli ammortamenti dei calciatori, che anche qui troviamo dei costi più bassi, delle svalutazioni costi più bassi, totale ammortamenti e svalutazioni, anche qui troviamo ecco che praticamente l'Inter ha ridotto i costi. Complessivamente sono stati ridotti di oltre 30 milioni i costi dell'Inter, e questo ha portato poi ad un bilancio che sarà chiuso in positivo. C'è la proiezione di Calcio e Finanza con un più 15 milioni. E qui arriviamo al punto, ecco un Inter che ha ridotto i costi, e tra la riduzione dei costi praticamente rientra anche l'aver rifinanziato il bond, che col nuovo tasso di interesse pesa meno sul bilancio annuo. Va a pesare anche per esempio l'acquisto di San Siro, e quindi praticamente l'affitto dello stadio va a pesare soltanto fino a quando non è stato acquistato San Siro da parte di una nuova società controllata da Milan e Inter, poi che sarà messa a bilancio sul patrimonio netto probabilmente, però anche lì per esempio ci sono dei costi inferiori. Ecco, nonostante aver abbassato così tanto i costi e aver comunque aumentato determinate entrate, seppur poi nel complesso le entrate sono state più basse, un bel po' più basse, l'Inter ha chiuso il bilancio soltanto con un più 15 milioni. Questo significa che se per esempio l'Inter avesse fatto due acquisti da 25 milioni e con 2 milioni e mezzo di ingaggio, praticamente il bilancio sarebbe stato chiuso in negativo. E purtroppo questo è un aspetto, purtroppo per fortuna, poi dipende dai punti di vista, che un fondo andrà sempre a valutare pesantemente, perché il loro scopo poi magari non coincide con la nostra idea di calcio romantico, con la nostra idea da tifosi. Noi vorremmo vedere i campioni, poi magari il bilancio viene chiuso in negativo, ci interessa relativamente, però oggi, ecco, per dare stabilità ad una società, per dare anche una continuità dal punto di vista dei risultati, non rischiare di dover fare delle plusvalenze, il bilancio è fondamentale, ed è per questo che OH3 va a valutare attentamente ogni costo, e chiaramente sarà proprio per questo fondamentale anche cedere degli esuberi. Due su tutti sono Pavard e Frattesi, che occupano davvero un grandissimo
spazio a bilancio. Però insomma si prosegue sulla strada tracciata da OH3, aumentare i ricavi, diminuire i costi o quantomeno mantenere stabili quelli della rosa per rendere l'Inter una società autosostenibile, ed è il secondo anno consecutivo che il bilancio viene chiuso in positivo. Lo scorso anno ricavi record e bilancio da più 35 milioni, record per l'Inter, quest'anno più 15 milioni nonostante il percorso europeo deludente. Quindi insomma chiaramente il fondo valuta la parte finanziaria. Prima di andare in conclusione prendiamo anche invece l'ultimo articolo ed è relativo al caso arbitri, che viene riportato da Tuttosport, che chiaramente non perde l'occasione per fare il titolone, insomma, e occupare gran parte delle pagine dedicate all'Inter. E leggiamo: caso arbitri, altre grane per l'Inter. Lo sgradito Mariani scelto da Rocchi dopo il parere di esponenti del club in rapporti con Gravina. E l'inchiesta entra pure la designazione per Toro Inter. Ora qui, naturalmente, siamo all'ennesima parte farraginosa di questa inchiesta, perché si dice praticamente che Mariani per Torino Inter dell'aprile 2026, quindi l'ultimo Torino Inter, quello che finisce 2-2 con un rigore in favore del Torino per un mani di Carlos Augusto, che comunque ha scatenato delle polemiche. Poteva essere dato il rigore, qualcuno dice che non fosse rigore, però insomma comunque ci sono state delle polemiche in seguito ad una decisione in favore del Torino, quindi come al solito il campo non rispecchia le accuse, e soprattutto si dice che Mariani, arbitro sgradito all'Inter, sarebbe stato scelto in concorso con esponenti della società sportiva Inter previo concerto con costoro, agendo questi ultimi, leggo proprio ecco il virgolettato, quest'ultimi per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina. Praticamente l'Inter avrebbe avuto, un esponente dell'Inter avrebbe avuto un rapporto preferenziale con Gravina e quindi grazie a questo poi avrebbe scelto Mariani, che tra l'altro era un arbitro sgradito. Non si sa chi sarebbe l'esponente dell'Inter, non è indagato nessun esponente dell'Inter, non è indagato Gravina. Ma la parte più interessante è quella successiva, dove si dice che praticamente la scelta di Mariani sarebbe stato oggetto di lamentele da parte dell'Inter, e questa lamentela sarebbe stata ascoltata in un'intercettazione che si dice sono ripartite 3 mesi fa, è riferita da un esponente dell'AIA. Rocchi ne avrebbe difeso la bontà e appunto della designazione relativa a Torino Inter. Quindi l'accusa dice che un esponente dell'Inter, grazie alla corsia preferenziale praticamente al rapporto con Gravina, avrebbe scelto Mariani per Torino Inter o avrebbe spinto questa designazione. Dopodiché si sarebbero lamentati perché Mariani era stata una designazione errata. È un qualcosa che non va proprio, ecco, non segue un filo logico, e soprattutto, anche se ci fosse l'intercettazione di un esponente dell'Inter che si lamenta con Rocchi, non è nulla di anomalo. C'è appunto il ruolo della figura di Schenone, che ha proprio il compito di essere un tramite tra la società e il designatore arbitrale. Il punto è soltanto se questo tramite avrebbe indirizzato le designazioni, ma è ovvio che non sia stato così. È un arbitro sgradito e viene designato per l'Inter. In campo, diciamo che gli episodi non sono andati a favore dell'Inter, dopodiché l'Inter si lamenta di questa designazione. Insomma, ancora una volta, indagine farraginosa, ed infatti si andrà verso l'archiviazione, quindi insomma finirà davvero in un nulla di fatto. È soltanto un titolone messo lì perché ancora una volta non si perde comunque occasione di tirare in ballo l'Inter. Poi però se ci si fa delle domande, e purtroppo non tutti se le fanno, ci si rende conto che effettivamente nei fatti di concreto c'è praticamente nulla. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia tra il nome di Calaili e quello di Doué, che al momento è solo un'alternativa, l'ipotesi Lucumi, il bilancio dell'Inter, perché no, ecco, se comunque da questo punto di vista secondo voi OH3 sta comunque portando dei benefici all'Inter, al di là dell'aspetto del calciomercato che riceve stabilmente tante critiche, e sono stato il primo a criticare soprattutto sul tempismo di ogni trattativa e sui tempi per aumentare anche di pochi milioni l'offerta, e magari aspetto la vostra anche sulle ultime relative al caso arbitri. Insomma, come sempre confrontiamoci nella sezione apposita, e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter!